Quante volte avete ammirato attori e atleti famosi e avete pensato voglio essere come loro, o meglio, vorrei conoscerli? Tenetevi forte perché questi semidei e semidee non solo sono bravi e affascinanti da morire, ma parlano italiano anche meglio di voi. Iniziamo subito! Iniziamo subito con l'artiglieria pesante. Numero 1. Robert De Niro. Devo tornare a New York per fare una preparazione per un film che si chiama Bronx Tale. Si svolge di Bronx, il quartiere sì, di Bronx. Io farò come regista, come si dice? Ah, come regista? Sì. È il primo film come regista? Sì. Bocca al lupo. Grazie. Ma non male affatto. Anche perché se guardate il video in descrizione, Robert De Niro prova a parlare in italiano anche in altri momenti dell'intervista, che sembra tra l'altro molto spontanea e non preparata a tavolino. Robert De Niro, d'altronde, lo sappiamo tutti, è sempre stato molto legato alle sue origini italiane. I suoi bisnonni paterni erano originari di Campobasso, nel Molise, da cui emigrarono nel 1890. Cresciuto fra le strade di Little Italy, uno dei grandi protagonisti del cinema di tutti i tempi, ha sicuramente fatto tesoro delle sue origini italiane in grandissimi capolavori come The Godfather and Goodfellas. Restiamo in America, un altro attore meraviglioso. Numero 2, Stanley Tucci. Non ce ne sono più. Perché sono nel tutto il mondo milioni di scatole che dicono San Marzano, ma non sono. Ma non sono San Marzano, no. Questo è il San Marzano. Allora, lo so, ma io non posso andare qui ogni giorno. E che vuoi? Un prodotto di qualità. Stanley, è possibile avere un gioiello per tutto il mondo? No. Yeah, no, impossible. I suoi genitori hanno entrambi origini italiane, calabresi per la precisione. Stanley Tucci in un'intervista ha dichiarato recentemente di parlare italiano come un dodicenne, ma di avere un insegnante. Che non sono io! Negli ultimi tempi lo abbiamo visto nel programma Searching for Italy in TV, dove viene pagato per girare l'Italia e mangiare e bere tutto quello che il bel paese offre. Stanley, che bella vita! Andiamo avanti. Numero 3. Colin Firth. Vedere per credere. E la morte viene a tutti, e quindi perderai questo padre se tu non muori prima. Quindi no, non è una cosa molto allegra, lo so, ma questa è una verità semplice. No. L'attore britannico è al Rome Film Festival nel 2007. Parla a braccio, cioè improvvisa, tocca argomenti profondi come la morte e riesce a far ridere. Bravo! Nel 1997 Colin Firth sposa la produttrice italiana Livia Giugioli. Dalla loro unione nascono 2 bambini. La famiglia si divide fra Inghilterra e Italia, cioè quando sono ubriachi, quindi incapaci di intendere e di volere, sono in Inghilterra. Quando invece tutto va bene e la vita è bella e sono nel pieno delle loro facoltà fisiche e mentali, sono in Italia. Colin Firth ha anche la cittadinanza italiana e ha manifestato apertamente la sua opposizione alla Brexit.
Elvis che chiama. A proposito di britannici, un'altra leggenda del cinema, l'indimenticabile Audrey Hepburn. E negli ultimi 2 anni si può dire che non c'era più niente a mangiare, niente era più organizzato per i civili, tutto che il paese aveva andava ai militari e noi dovevamo salvarci in un modo o l'altro, e molti non si sono salvati, io sì. Wow. L'attrice britannica, stella indiscussa di capolavori del cinema come Vacanze romane e Colazione da Tiffany, è stata sposata dal 1969 al 1982 con Andrea Dotti, psichiatra italiano. L'italiano di Audrey rasenta la perfezione. E allora mi chiedo, dove sono tutti i miei colleghi che dicono no, i britannici non sono capaci di imparare l'italiano? E allora io vi rispondo, andate a cagare tutti! Sono i miei colleghi. Non solo attori, un grandissimo atleta. Numero 5, Kobe Bryant. Che io sempre sto lavorando, però ho amici in Reggio Emilia, perché Reggio Emilia è l'ultima città. Ah, ok. E dove quindi ci eri già abbastanza grande. Ricordo un po' più di miei amici che Rieti o... Quando il padre Joe Bryant si trasferì in Italia per continuare la sua carriera di giocatore di pallacanestro, Kobe aveva 6 anni. Da lì iniziò un tour d'Italia. Pistoia, Reggio Calabria, Rieti, Reggio Emilia. Andiamo avanti. Numero 6, Jodie Foster. Ho imparato all'università, Sì? ma parlo con un accento francese orribile. Orribile! Rende È meglio che americano. No, rende ancora più musicale la lingua. Possibile. No? Ragazzi, fluente in tante lingue, ha imparato l'italiano all'università e secondo lei lo parla con un orribile accento francese. I francesi devono ancora restituirci la Gioconda, ma l'italiano francesizzato di Jodie Foster, ragazzi, non so voi, ma io mi sono innamorato. Jodie, ciao, vieni, mia moglie non è a casa. Vincent! Ma che orribile accento francese! Ma che schifo! Che schifo! Ma quanti siete voi francesi che parlate italiano? L'avete capito o no? Facciamo il vino migliore. Prendetevi la Liguria, prendetevi il Piemonte, prendetevi... No, la Valle d'Aosta è già vostra. Ma ridateci la Gioconda. L'avete capito, no? Numero 7, Vincent Cassel. È stanca, però io sono europeo, sono pariginissimo, mi sento bene a Parigi anche, sono francese, però penso che qualche volta nella vita abbiamo un posto di cuore, e per me era Rio da sempre. Nel 1996 Cassel incontra Monica Bellucci sul set del film The Apartment. Si sposeranno 3 anni dopo e avranno 2 figlie. Nel 2013 annunceranno la loro separazione. Monica Bellucci è single. Ma porca miseria! Ma dalla Bellucci! Vai a cagare tu, voi e questi video di merda che non guarda nessuno! Dove sono le chiavi della macchina? Ma la fanno!
Ma cos'è questa roba? Niente, mia moglie mi ha detto se esci senza prima aver pulito il bagno, non tornare a casa che cambio la serratura. Un consiglio, non sposatevi. Dal maestro è tutto, mi raccomando. Studiate.